Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Benzidamina Milan Pharma Milan Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 7 settembre 2021. Cosa ha Benzidamina Milan Pharma? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere benzidamina Milan Pharma durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cosa ha benzidamina Milan Pharma? Benzidamina Milan Pharma è un farmaco a base del principio attivo benzidamina cloridrato, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico altre sostanze per il trattamento orale locale. È commercializzato in Italia dall'azienda Milan Italia SRL. Benzidamina Milan Pharma può essere prescritto con ricetta OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Confezioni. Benzidamina Milan Pharma 0 e 15% P/V soluzione spray per mucosa orale 30 ml, 166 dosi. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Milan SpA. Concessionario: Milan Italia SRL. Ricetta: OTC, medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco. Classe C. Principio attivo: benzidamina cloridrato. Gruppo terapeutico: analgesici FANS. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: la benzidamina cloridrato ha un trattamento analgesico ad azione locale ed antinfiammatorio per la gola e la bocca. Posologia: adulti, adolescenti e anziani, da 4 a 8 spruzzi ogni 1,5, 3 ore. Bambini, 6-12 anni di età, 4 spruzzi ogni 1,5, 3 ore. Bambini, sotto i 6 anni di età, uno spruzzo da somministrare ogni 4 kg di peso, fino a un massimo di 4 spruzzi ogni 1,5, 3 ore. Anziani. A causa della piccola quantità di medicinale applicato, gli anziani possono ricevere la stessa dose degli adulti. Modo di somministrazione: per uso sulla mucosa orale. Questo medicinale non deve essere usato immediatamente prima di un pasto o di una bevanda. Lo spray deve essere caricato prima di usarlo per la prima volta, puntando lo spray lontano dal viso e premendo sullo stantufo fino a quando un sottile spruzzo compare all'uscita della pompetta spray. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'uso di benzidamina cloridrato non è consigliato in pazienti con ipersensibilità ai salicilati, ad esempio acido acetilsalicilico, o ad altri FANS. L'uso prolungato può causare reazioni allergiche. Se necessario vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono stati condotti studi di interazione. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere benzidamina Milan Pharma durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere benzidamina Milan Pharma durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati sull'uso di benzidamina cloridrato in donne in gravidanza sono limitati. Non vi è evidenza di effetto teratogeno negli studi sugli animali, vedere paragrafo 5.3. Benzidamina Milan, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Benzidamina Milan Pharma ha un effetto nullo o trascurabile sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Entro ogni gruppo di frequenza, gli effetti indesiderati sono presentati in ordine decrescente di gravità. Sono stati usati i seguenti valori di frequenza. Molto comuni, a 0 yen 1 decimo, comuni, a 0 yen 1 centesimo e 1 decimo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. È improbabile che benzidamina cloridrato causi effetti indesiderati sistemici, anche in caso di ingestione accidentale. Non sono richieste misure speciali. L'intossicazione è attesa solo in caso di ingestione accidentale di elevate quantità di benzidamina, 300 mg. I sintomi associati al sovradosaggio da ingestione di benzidamina sono principalmente di natura gastrointestinale ed a carico del sistema nervoso centrale. I sintomi gastrointestinali più frequenti sono nausea, vomito, dolore addominale e irritazione esofagea. I sintomi a carico del sistema nervoso centrale includono capogiro, allucinazioni, agitazione, ansia e irritabilità. In caso di sovradosaggio acuto è possibile effettuare solo un trattamento sintomatico. I pazienti devono essere tenuti sotto stretta osservazione e devono ricevere un trattamento di supporto. Deve essere mantenuta un'adeguata idratazione. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Preparati stomatologici, altre sostanze per il trattamento orale locale, codice ATC. A01 ad 02. Meccanismo d'azione. La benzidamina cloridrato ha un analogo dell'imidazolo che ha proprietà fisico-chimiche e attività farmacologiche, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Dopo somministrazione orale la benzidamina cloridrato viene rapidamente assorbita nel tratto gastrointestinale e i livelli plasmatici massimi vengono raggiunti dopo 2-4 ore. Distribuzione. L'aspetto più importante della dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi speciali per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale cardiogenico e tossicità riproduttiva. Elenco degli eccipienti: sodio idrogeno carbonato, polisorbato 20, etanolo, 96%, glicerolo, saccarina sodica, 954, metile paraidrossibenzoato, e 218, olio di menta piperita. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di benzidamina Milan Pharma a base di benzidamina cloridrato sono Saniflor, Brax Blue. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.